Buongiorno amici, bentornati. Che cosa facciamo? Continuiamo naturalmente con l'epicurismo, parliamo della conoscenza in Epicuro e nei suoi discepoli. E come abbiamo già detto, Epicuro ritiene che la sensazione sia alla base di qualunque atto conoscitivo. Sembrerebbe una forma di empirismo radicale. Erano già esistite scuole filosofiche che pensavano che la verità derivasse dall'esperienza, dai sensi. Vi ricordate? Ricordate certamente i sofisti, ma poco prima di Epicuro anche Pirrone di Elide, lo scettico, era partito da questo presupposto. Tuttavia, sia nei sofisti sia in Pirrone di Elide, l'esito era stato la rinuncia o l'impossibilità di raggiungere la verità. Relativismo gnoseologico per i sofisti, scetticismo, sospensione del giudizio per Pirrone. Viceversa, Epicuro e gli epicurei intendono affermare una verità certa. Epicuro rifiuta conseguenze di tipo scettico, sicché dal suo punto di vista la sensazione deve necessariamente essere considerata un criterio di verità. Di questo Epicuro parla nella sua teoria della conoscenza, chiamata anche canonica. La parte dell'epicureismo che parla della conoscenza è la canonica. In realtà Epicuro individua tre criteri di verità: la sensazione, aistesis, l'anticipazione della percezione, chiamata anche semplicemente anticipazione, ovvero la prolepsis, la prolessi, e poi per ultimo e terzo il pathos, ovvero l'affezione. In realtà questa classificazione è problematica. Ad ogni modo tutti e tre i criteri sono strettamente legati tra loro. Parleremo del pathos, dell'affezione, che riguarda soprattutto la capacità interiore di distinguere, di provare il bene e il male e di distinguerli. Parleremo del pathos, dell'affezione in una successiva video lezione, nella video lezione sull'etica epicurea. In questa lezione invece sulla conoscenza ci occupiamo della sensazione e della prolessi. Cominciamo con la sensazione. Epicuro usa il termine aistesis, ve l'ho scritto sia in originale greco sia in traslitterazione nell'alfabeto latino. Aistesis vuol dire sensazione, il verbo corrispondente è aistanomai. Aistesis, la sensazione, è l'unica modalità con cui può avvenire la conoscenza. Gli epicurei deridevano la teoria platonica dell'anima. Una presunta anima separata dal corpo non può sentire autonomamente, non può vivere autonomamente. La sensazione è possibile proprio perché l'anima è strettamente legata al corpo ed è della stessa natura del corpo. Come abbiamo già spiegato nella scorsa video lezione, infatti, l'anima è materiale, è formata anch'essa da atomi. Come il corpo, non c'è una vera distinzione tra corpo e anima, sono entrambe strutture costituite da aggregati atomici. Come in ogni teoria meccanicistica, la sensazione avviene per contatto. Cosa succede secondo Epicuro? Un'emanazione di atomi sottilissimi ed enormemente veloci si stacca dall'oggetto percepito e penetra in noi, nel soggetto percipiente. Si stacca per esempio dal muro, se io sto attualmente guardando il muro, avendo la percezione visiva del muro, e questo insieme di atomi che si stacca dal muro arriva ai miei occhi, penetra nei miei organi di senso, colpisce i miei organi di senso, quindi il soggetto percepisce passivamente la sensazione. La sensazione non avviene attraverso un flusso che va dall'occhio verso l'oggetto esterno, come molti filosofi avevano sostenuto, per esempio Platone. Avviene il contrario. Questi flussi di atomi che continuamente si staccano dagli oggetti esterni vengono chiamati eidola, in greco eidola, e questa è la parola che usa Epicuro. Eidola significa idoli, ma in questo caso simulacri. Eidola è il plurale, i simulacri. In greco il singolare è eidolon, il singolo è simulacro. In latino si chiamano idola, plurale idola, simulacri, al singolare idolum.
Questi eidola sono rimasti famosi attraverso la terminologia latina di Lucrezio, che li chiama simulacra, in latino simulacra, i simulacri, simulacra al plurale, in latino il singolare è simulacrum. Nel poema di Lucrezio troviamo molti esempi che spiegano cosa siano i simulacra e come funzionino. I simulacri sono come delle membrane o delle scorze che riproducono la forma esatta degli oggetti da cui sono emanati. Costantemente, continuamente, da ogni oggetto si stacca una pellicola composta da parti minuscole che ne conservano fedelmente la configurazione. Lucrezio usa anche l'esempio dello specchio. L'immagine riflessa nello specchio non è altro che un simulacro e si presenta in maniera del tutto simile a come si manifesta nel soggetto che lo percepisce. La formazione dei simulacri deriva da una pressione interna che si verifica nella profondità dell'oggetto. All'interno dell'oggetto gli atomi vibrano producendo questa pressione. Questa pressione genera la proiezione, cioè il simulacro stesso. C'è perfetta corrispondenza, attenzione, tra l'oggetto e l'immagine proiettata, tra l'oggetto e il suo simulacro. C'è identità di tutte le caratteristiche. Una volta proiettato fuori dall'oggetto, il simulacro si muove ad una velocità quasi istantanea. In realtà non può esistere una velocità istantanea, una velocità infinita, intercorre sempre un certo tempo nello spostamento tra un punto A e un punto B. La velocità dei simulacri è appena meno di istantanea, quindi una velocità insuperabile. La velocità non può comunque essere infinita, anche per un altro motivo, perché se così fosse il simulacro arriverebbe contemporaneamente in punti diversi, almeno così ragiona Lucrezio. Si tratta comunque di una velocità insuperabile. I simulacri attraversano in un attimo spazi immensi. Abbiamo visto che generalmente il simulacro conserva fedelmente la configurazione atomica del corpo che lo ha emesso, ma non è sempre così. Il simulacro attraversa facilmente l'aria, tuttavia succede che una grande massa d'aria possa alterare il simulacro. Ad esempio una torre quadrata a grande distanza ci sembra tonda perché la grande quantità dell'aria che si frappone tra noi e la torre ha ritardato, ha modificato il simulacro, ha smussato i suoi angoli. Inoltre possono esserci simulacri che si scontrano e che creano combinazioni casuali e impreviste. Questo fenomeno, secondo gli epicurei, è responsabile della produzione delle forme chimeriche, che spiegano come nell'immaginazione si possano vedere i centauri, oppure Cerbero, o altri animali o forme fantastiche. Molti non sanno che, anche se gli epicurei come molti altri privilegiano tra i sensi quello della vista, Epicuro sostiene che possono formarsi anche immagini mentali, cioè possono esistere percezioni che si realizzano direttamente nella mente. Così si spiegano per esempio i sogni oppure i ricordi. Quindi la mente, l'intelletto, non è considerata qualcosa di realmente diverso dagli organi di senso. Il ricordo, l'immaginazione, le idee, le immagini che si formano attraverso il processo del ricordo non sono altro che ulteriori forme di sensibilità, di sensazione. La memoria, l'immaginazione funzionano in maniera analoga alla sensazione, tutto è sensazione. Durante il sonno i sensi sono bloccati e la memoria non funziona bene, tuttavia nel sonno percepiamo comunque delle immagini. Gli epicurei negano a queste immagini un'origine divina o caratteristiche divinatorie. La stessa memoria consiste nel fatto che una volta che i simulacri hanno portato la rappresentazione ai sensi, hanno aperto dei canali attraverso cui i simulacri possono nuovamente affluire. La spiegazione per gli altri sensi è simile a quella della vista. Ad esempio l'udito non è altro che la ricezione di atomi che partono dagli oggetti che emettono suoni o rumori o voci. Questi gruppi di atomi sono composti di parti simili nella loro configurazione all'oggetto che le emette e vengono interpretate dal nostro apparato sensoriale come dei suoni. Per esempio una voce aspra o una voce dolce hanno come loro causa la forma degli elementi, cioè degli atomi che vengono emessi. Quindi le differenze sensibili, come sempre nell'epicureismo, vengono ricondotte a differenze di tipo geometrico-meccanico, quantitativo.
in questo caso la forma degli atomi. Quindi anche il suono, come l'immagine visiva, come i prodotti degli altri sensi, ha una natura corporea, è costituito da atomi. I simulacri della vista non possono passare attraverso i corpi solidi, mentre quelli della voce e del rumore sì, anche se questo passaggio, per esempio attraverso un muro, produce una certa alterazione del suono. Il gusto deriva dal fatto che certi atomi che provengono dall'alimento, che riproducono la struttura dell'alimento, si spargono nel palato e nel tessuto poroso della lingua. Anche in questo caso le differenze qualitative sensibili rappresentano una modalità con cui i nostri organi sensoriali recepiscono, traducono le differenze quantitative, che sono le uniche realmente esistenti. Ad esempio, il gusto sarà dolce quando gli atomi sono lisci, mentre sarà amaro quando gli atomi sono aguzzi, pieni di spigoli, pieni di asperità. Così dice Lucrezio. Nell'antichità fu obiettato agli epicurei che, se i sensi hanno un carattere oggettivo, non dovrebbe succedere che un alimento sembri dolce per alcuni e amaro per altri. Lucrezio risponde mettendo in evidenza che non tutti gli uomini sono uguali. In alcuni casi i canali del gusto trattengono principalmente le particelle lisce e quindi il cibo sembra dolce. In altri casi i canali permettono di preferenza il passaggio dei corpuscoli aguzzi e in questo caso il cibo sembra amaro. Nell'olfatto gli atomi che si staccano dall'oggetto che emette un odore sono più grandi degli atomi della voce o dei rumori, infatti questi ultimi riescono ad attraversare i muri, mentre gli atomi degli odori no. Lucrezio sostiene che gli odori provengano dall'interno dell'oggetto e ciò li rende lenti e fragili, incapaci di spingersi così lontano come gli atomi del suono o i simulacri della vista. Sempre per questo motivo è più difficile individuare la sorgente dell'odore piuttosto che ad esempio la sorgente del suono. Questa teoria della sensazione rischia di annullare il libero arbitrio e l'esistenza della volontà dell'uomo. Infatti, dove finisce la soggettività e la libertà dell'essere umano se il suo apparato percettivo si limita ad accogliere dall'esterno in maniera necessaria dei flussi atomici? Dov'è la volontà libera? Non c'è il rischio di ricadere in quel determinismo che si era voluto evitare con la teoria del Kleinamen? Lucrezio risponde che basta che la mente voglia pensare ad una cosa perché l'immagine di quella cosa si presenti. Questo è possibile perché in un istante la mente è circondata da una folla enorme di simulacri, alcuni dei quali sono così tenui che la mente non può percepirli, a meno che non si sforzi di rivolgere loro la sua attenzione. Come quando non vediamo oggetti lontani se non ci concentriamo verso di essi. Quindi la mente ignora i simulacri su cui non si concentra e sceglie liberamente quelli che le interessano, quelli che vuole pensare. Lucrezio poi affronta il problema della volontà, in particolare degli atti volontari del corpo. Lucrezio spiega che la volontà è sempre successiva alla ricezione di un simulacro. Non vi sono sensazioni senza simulacri corrispondenti che le precedono. Non per questo però l'atto è deterministico, infatti la volontà corrisponde a quel momento in cui l'animo, consapevole della presenza di uno o dell'altro simulacro, decide quale accogliere e quale respingere, quale allontanare da sé. Quindi la volontà, l'atto volontario che ne segue, è libera. Ad ogni modo il rifiuto da parte degli epicurei del fatalismo e del determinismo ha chiare basi etiche. Se uno fosse determinato, se l'essere umano non avesse libero arbitrio, non esisterebbe neppure la responsabilità. Accettare che tutto dipende dal destino rende impossibili l'elogio e il biasimo. Infatti c'è chi potrebbe rispondere di non aver fatto altro che obbedire ai doveri del fato. Epicuro sostiene che il filosofo fatalista cade inevitabilmente in contraddizione perché pensa di aver ragionato correttamente ed è convinto di persuadere il suo avversario di star pensando in maniera scorretta. Ma se il fatalista fosse coerente non potrebbe tacciare di errore il suo avversario, poiché quest'ultimo non avrebbe avuto a sua disposizione la libertà e la responsabilità e quindi non potrebbe essere biasimato per aver scelto una conclusione scorretta. In realtà molti interpreti sostengono che gli epicurei non abbiano spiegato in maniera chiara e convincente quali siano le basi della volontà libera
Epicuro e Lucrezio considerano autoevidente l'esistenza dell'atto volontario. Come abbiamo già detto in un'altra videolezione, Lucrezio collega strettamente l'esistenza della libertà al clinamen, mentre nelle opere note di Epicuro la dottrina del clinamen non si trova. Lucrezio scrive, se con il loro clinamen gli atomi non assumono un movimento che infrange le leggi del fato e impedisce alle cause di succedersi all'infinito, da dove ha origine, io dico, questa volontà indipendente dai fati? Lucrezio sostiene dunque che la volontà umana deriva dal clinamen, tuttavia il rapporto tra questi due elementi è controverso, molti sostengono che questa teoria sia un dogma. Tuttavia bisogna limitarsi a constatare che gli epicurei erano convinti che esistesse nella materia un principio di indeterminazione e che fosse proprio questo principio a permettere all'essere umano di sfuggire nei suoi atti alla necessità. Ma come il clinamen si trasformi in volontà non è chiaramente spiegato. Come fa l'indeterminatezza della materia, dovuta ad una sua causa motrice, ad essere la causa dell'indeterminatezza dell'animo? Il passaggio dalla fisica all'etica è problematico. Passiamo ad un altro problema importante, secondo gli epicurei, la conoscenza e la verità. Abbiamo visto che tutte le forme di conoscenza, compresi il ricordo, la memoria, l'idea, sono riconducibili a sensazione. Gli epicurei devono necessariamente dimostrare che la sensazione è sempre vera. Molti avversari degli epicurei deridevano l'affermazione di Epicuro secondo cui il Sole è tanto piccolo quanto ci appare, nonostante i calcoli dei matematici dicano il contrario. Ma Epicuro non è così ingenuo. Che cosa intende dire quando sostiene che il Sole è così piccolo come ci appare attraverso la sensazione visiva? Non si può pensare che il pensiero epicureo su questo punto si riduca ad un realismo ingenuo. Che cosa intendono gli epicurei quando parlano della verità universale della sensazione? Riferiamoci appunto a questo esempio del Sole. Nella lettera a Pitocle, Epicuro sostiene che, come la luce del Sole arriva a noi senza diminuire, anche la dimensione del Sole non può modificarsi di molto. Ciò che giunge a noi non è un'immagine deformata, ma un simulacro che riproduce esattamente le caratteristiche dell'oggetto. Ma allora come possiamo spiegare i casi in cui, come gli stessi epicurei riconoscono, l'immagine che noi abbiamo dell'oggetto non corrisponde alla sua realtà? Ricordate per esempio il caso della torre che ci appare tonda in lontananza, mentre in realtà è quadrata. Abbiamo già visto che Lucrezio risponde dicendo che non c'è nulla di strano, perché la distanza ha smussato gli angoli della torre e li ha fatti sparire. Quindi la sensazione è oggettiva, ma il suo compito non è quello di apprezzare le variazioni dell'oggetto in base ai luoghi. L'immagine della torre quadrata e l'immagine della torre rotonda, in un certo senso, sono entrambe vere. Le due immagini, infatti, ci danno due informazioni diverse, nessuna delle quali può essere considerata falsa. Un'informazione relativa all'oggetto, in questo caso la torre, è un'informazione relativa alle trasformazioni che l'immagine della torre ha subito. Dunque l'errore non nasce da un difetto di verità della sensazione, ma dalla sua doppia verità. In che senso si può dire che la sensazione sia sempre vera? La sensazione non ha nulla a che fare con la ragione o con la memoria. La sensazione non toglie né aggiunge niente, la sensazione non apporta alcun elemento di valutazione o interpretazione. Essa riproduce l'oggetto che le dà origine e, come abbiamo visto, può farlo in due modi: riproducendo l'oggetto come realmente è, oppure come giunge all'organo che lo percepisce. È facile pensare, come pensò Cicerone, che Epicuro e gli epicurei affermassero che le sensazioni sono sempre vere per non rischiare di finire nello scetticismo, il che sarebbe avvenuto se avessero ammesso che anche una sola sensazione fosse falsa, se avessero ammesso anche una sola eccezione. Tuttavia la teoria sull'affidabilità delle sensazioni è profondamente radicata nella fisica epicurea. In fondo, che cosa potrebbe confutare una sensazione? Forse un'immagine dello stesso genere, per esempio una sensazione visiva che confuti un'altra sensazione visiva, ma per gli epicurei le sensazioni dello stesso genere hanno tutte lo stesso valore. La ragione potrebbe confutare una sensazione, ma abbiamo già detto che la sensazione per definizione è estranea alla ragione. Non può esistere quindi un controllo dell'intelletto, del logos, nei confronti delle sensazioni.
Potremmo pensare alla verifica di un contenuto sensibile attraverso una sensazione che riguardi un altro senso, o no? Anche in questo caso non può darsi, gli epicurei infatti sostengono che non possa esistere sinestesia, a differenza degli stoici affermano che non può esservi comunicazione o interazione fra i diversi sensi. Alcuni hanno obiettato che gli epicurei, certamente non volendolo, ammettendo che chi vede la torre quadrata e chi vede la torre tonda abbiano entrambi delle sensazioni vere, sarebbero ricaduti nella concezione scettica dell'isostenia, ovvero dell'uguale validità delle sensazioni contrarie. Non Epicuro, ma alcuni suoi discepoli si impegnarono in una polemica antiscettica. Ad esempio, Colote attaccò Arcesilao, scolarca della nuova accademia, sostenendo che il dubbio scettico portasse necessariamente all'apraxia, cioè all'impossibilità di agire. Non può agire infatti chi mette in discussione la veridicità delle sensazioni. Nel quarto libro del De Rerum Natura, Lucrezio cerca di giustificare vari fenomeni di errore nelle sensazioni avanzati dagli scettici. Inoltre critica lo scetticismo in base ad un'argomentazione generale. Gli scettici soffrirebbero di una contraddizione interna. Infatti, scrive Lucrezio, come può lo scettico che non ha mai trovato nulla di vero al mondo sapere che cosa sia il sapere e il non sapere? Da dove venga il vero e il falso? Quale sia il criterio del dubbio e della certezza? Un altro punto importante, un punto che generalmente viene sottovalutato oppure omesso quando si parla degli epicurei, è il seguente. Bisogna ricordare che Epicuro ammette anche una sorta di sensazione mentale, l'abbiamo già detto, di percezione mentale. Le immagini quindi non sono solo di tipo sensoriale, ma anche di tipo mentale. La visione mentale non differisce dalla visione sensoriale, la visione mentale deriva semplicemente da simulacri più sottili di quelli che causano la visione sensoriale. L'esempio più classico di ciò è l'immagine degli dei. Noi non abbiamo mai visto gli dei, non li abbiamo mai visti con i sensi, ma ne abbiamo comunque l'immagine, perché gli dei hanno la caratteristica di riuscire a far arrivare a noi i loro simulacri al di là dei sensi, andando oltre i sensi. I simulacri degli dei arrivano direttamente nella nostra mente, torneremo più in là su questo punto. Ovviamente la verità delle percezioni sensoriali vale anche per le percezioni mentali, anch'esse sono sempre vere. L'errore delle immagini mentali non dipende da un errore della sensazione mentale, da un errore in sé della sensazione mentale. L'errore piuttosto deriva dall'opinione che viene interpretata da Epicuro come un movimento, un altro movimento che si aggira intorno a noi e che disturba, deforma l'informazione dell'immagine. Parliamo ora della prolessi. In greco prolepsis deriva dal verbo prolambano, che vuol dire anticipare. Prolessi, in italiano prolessi, significa anticipazione. Prolepsis in greco, prolessi si dice in italiano. Prolambano significa anticipo. Epicuro e gli epicurei usano questa parola nel senso di anticipazione della percezione. La prolessi spiega come si possa avere la rappresentazione di un oggetto anche in assenza dell'oggetto stesso. Noi abbiamo visto che per Epicuro la sensazione avviene per contatto. Gruppi di atomi chiamati simulacri, sottili e velocissimi, si staccano dall'oggetto esterno e colpiscono i nostri organi di senso. Così i nostri organi di senso registrano il simulacro dell'oggetto. Questa è la sensazione. Abbiamo anche visto però che per Epicuro la sensazione si identifica anche con il ricordo del simulacro, con l'immagine mentale del simulacro, immagine che qualcun altro chiamerebbe idea. Poiché sensibilità e intelletto sono la stessa cosa, le sensazioni passate persistono in me come ricordo, anche quando l'oggetto non è più attualmente colto dai sensi. Questo grazie alla prolessi. La prolessi permette che le sensazioni passate rimangano in memoria e questo permette a sua volta di anticipare una nuova rappresentazione dell'oggetto prima di farne una nuova esperienza. Se io ricordo l'esperienza di un uomo o di un cane, sono pronto ad avere un'ulteriore esperienza di oggetti della stessa classe. Epicuro inventa il concetto della prolessi che sarà ripreso e discusso da altre filosofie ellenistiche. Secondo Diogene Laerzio, Epicuro scriveva che la prolessi è, aperte virgolette, una percezione o un'opinione retta
astratta o una nozione o un'idea generale depositata nella mente, cioè la memoria di una rappresentazione frequente, chiuse virgolette. Nella maggior parte dei casi la prolessi si forma attraverso l'astrazione che si sviluppa a partire dalla ripetizione di una sensazione. Colui che vede più volte dei cani finirà per avere un concetto di cane che non si identifica esattamente con nessun cane in particolare, con nessuno dei cani che ha visto, ma ne riassume l'insieme, la specie. La prolessi, che essa stessa è il risultato dell'esperienza, è un'anticipazione perché costituisce la conoscenza preliminare che permette l'identificazione di un oggetto di una specie. Qui gioca una certa importanza il linguaggio. Io attribuisco il nome cane a tutti quegli oggetti simili che ho visto, che mantengo in memoria, e quando pronuncio la parola cane mi sovviene subito alla mente quella che Epicuro chiama l'impronta del cane. Epicuro volutamente non usa la parola eidos, ovvero forma o idea, forma universale, che richiama l'intellettualismo platonico e aristotelico, chiama questo concetto generale del cane impronta, cioè in greco typos, tipologia. Quando dunque io vedrò un altro cane, subito riferirò questa ulteriore rappresentazione sensibile alla specie del cane. Scrive Epicuro, aperte virgolette, a nulla avremmo potuto dare un nome se precedentemente non avessimo imparato la sua forma per prolessi, chiuse virgolette. Io ho nella mente la tipologia del cane e quindi sono pronto facilmente ad accogliere la rappresentazione sensibile di un altro cane. La prolessi non ha nulla di trascendente, la prolessi è una traccia materiale lasciata nella mente dal passaggio dei simulacri. Persino gli dei, lo abbiamo già accennato, vengono conosciuti dagli uomini in base al principio che ogni conoscenza deriva dalla sensazione. Se tutti gli uomini hanno una nozione degli dei, tale nozione non può essere stata dedotta a priori o con un atto conoscitivo differente dalla sensazione. Secondo l'epicurismo non esiste alcun atto conoscitivo differente dalla sensazione. Quindi, per quanto sembri strano, gli dei hanno fatto arrivare anch'essi a noi i loro simulacri. Tuttavia, pur essendo l'esperienza diretta la modalità più semplice e più comune della formazione della prolessi, quest'ultima può derivare anche da meccanismi più complessi, ovvero può derivare da analogia, somiglianza, combinazione o ragionamento. Abbiamo detto che qualunque uomo ha una conoscenza evidente degli dei. Questa deriva dalla formazione di una prolessi molto precisa e molto particolare che, se sarebbe ingiusto considerare innata, fa comunque riferimento a una conoscenza che si è formata in noi dalla nascita. A differenza dello stoicismo, gli epicurei non accettano che la conoscenza di Dio possa essere dedotta dall'ordine o dallo spettacolo dell'universo oppure dall'ammissione di una provvidenza. Gli dei si installano in noi attraverso simulacri a tal punto sottili da non essere percepibili dalla vista, simulacri che possono essere percepiti soltanto dalla mente. Abbiamo già parlato di questo in precedenza. Oltre all'esperienza sensibile esiste un'esperienza mentale, la quale comunque non è qualitativamente diversa dall'esperienza sensibile. Secondo la testimonianza di Sesto Empirico, Epicuro avrebbe scritto che il concetto degli dei nasce da rappresentazioni che gli uomini percepiscono durante il sonno. Qualcuno ovviamente potrebbe obiettare che nel sonno gli dei non appaiono solo con quegli attributi che il sistema di Epicuro conferisce loro, ma anche con attributi che gli epicurei respingono. Infatti nel sonno vediamo gli dei preoccuparsi per gli uomini, oppure premiare e punire gli uomini. Epicuro risponde che si sta confondendo la prolessi, che rappresenta la realtà, con le opinioni erronee che sono state proiettate su di esse. Scrive Epicuro, virgolette, gli dei non esistono nella forma in cui li concepisce il volgo, infatti i giudizi di questo circa gli dei non sono prolessi, ma supposizioni false. Quindi riguardo agli dei e riguardo a qualunque altro oggetto bisogna distinguere ciò che è vero e che quindi ha formato la prolessi e ciò che è falso, ovvero ciò che non deriva dall'esperienza. Quindi la prolessi è vera, come è vera la sensazione da cui essa si è originata. Però, ad eccezione del caso del saggio, la prolessi è circondata dagli errori delle opinioni ed è difficile distinguere la prolessi dal falso, perché le due cose rischiano di essere strettamente connesse. La distinzione sta in questo:
L'opinione può essere vera o falsa. Il criterio in base al quale l'opinione è vera o falsa, qual è? È la conferma da parte dell'esperienza sensibile. Infatti l'opinione erronea sta nel fatto di considerare definitivo ciò che ha bisogno ancora di essere confermato. Lo so che può sembrare un po' difficile, cerco di spiegarmi meglio. Se io ho l'opinione dell'esistenza dell'uomo, oppure dell'esistenza del cane, questa opinione sarà vera se verrà confermata dall'esperienza, ovvero se io avrò l'esperienza di un ulteriore uomo oppure di un ulteriore cane. Dunque la prolessi, se possiamo dire così, è qualcosa che attende una verifica, è qualcosa che attende di essere confermata. Se arriva un'esperienza di un oggetto che appartiene alla stessa classe, allo stesso tipo della prolessi, allora l'opinione della prolessi è vera. Al contrario, se io possiedo un'opinione che non viene verificata da una successiva esperienza, perché nessuna percezione sensibile la conferma, quell'opinione è falsa, cioè quell'opinione non è una prolessi, non deriva dall'esperienza, è una superstizione, una falsa credenza. Come si può comprendere se a partire da sensazioni vere si formano opinioni false? Avviene in questo modo. Il giudizio che formuliamo sulle immagini è un intervento della ragione su qualcosa che è irrazionale. Irrazionale, perché ve l'ho già detto, la sensazione è alogos, è irrazionale. La sensazione non ha attinenza con la ragione, quindi il giudizio può essere una constatazione rigorosa dell'immagine, in questo caso è vero, oppure il giudizio può aggiungere o sottrarre qualcosa all'immagine, e in questo caso è falso. Un caso esemplificativo è quello in cui un'opinione appaia incerta, ad esempio se io vedo un mio amico da lontano, immagino, in base alla prolessi che ne ho, che si tratti proprio di lui, del mio amico, non di qualcun altro. Quando la distanza tra me e il mio amico si riduce, io ho la conferma oppure la disconferma della mia opinione. Se ho una conferma, ho conferito alla mia opinione la base dell'evidenza e quindi ho dimostrato la coincidenza tra l'opinione e la prolessi. Quest'ultima conferma diventa dunque un criterio di verità. Spero che si sia capito. Non è così facile intendere la prolessi. Occupiamoci per ultimo adesso dei fenomeni celesti, della cosmologia di Epicuro. Quello che dice Epicuro sugli astri, sul mondo celeste, è estremamente significativo. Infatti Epicuro sostiene che nel campo dei fenomeni celesti esiste la possibilità di spiegazioni molteplici. Nessuna di queste spiegazioni entra in contraddizione con la sensazione, quindi esistono più sensazioni riguardo ai fenomeni celesti che possono essere considerate vere. Di queste cose Epicuro naturalmente parla nella lettera a Pitocle. Epicuro si riferisce ai moti celesti, al sorgere e al tramontare del sole, alle eclissi, ai fulmini, alla grandine, agli arcobaleni, non solo quindi fenomeni astronomici, ma anche meteorologici. Epicuro scrive che non bisogna pretendere l'impossibile. In astronomia, a differenza di quel che succede per le certezze universali riguardanti l'etica e la fisica, sono possibili più spiegazioni. I fenomeni celesti ammettono differenti cause rispetto alla loro origine, senza la possibilità di determinare quale sia vera o quale sia falsa, anzi, per meglio dire, nessuna delle differenti teorie sui fenomeni celesti può essere dichiarata falsa, perché tutte sono in accordo con l'esperienza. Quindi bisogna accettare che esista una pluralità di spiegazioni, e accettare una sola spiegazione e considerare false tutte le altre significa cadere nel mito. Così la ricerca scientifica deve essere consapevole dei propri limiti e della propria difficoltà. Forse avete già avvertito una contraddizione. È singolare che Epicuro formuli principi fisici generalissimi, considerati come certi, accettati forse anche in maniera dogmatica, e spiegazioni precise e incontrovertibili dei fenomeni terrestri. Ricordate la fisica delle sensazioni. Mentre quando si tratta di analizzare fenomeni particolari, in specie fenomeni celesti, Epicuro invita ad una sorta di scetticismo. Gli interpreti hanno formulato numerose spiegazioni che sarebbero alla base di questa impostazione. Insomma, l'avete capito, Epicuro gli dice gli atomi, il vuoto, il meccanismo va così, è sempre
pensa sempre di aver dimostrato in maniera certa e incontrovertibile la verità di tutto, di tutte queste cose, poi invece arriviamo ai fenomeni celesti ed Epicuro dice boh, può essere vera quell'interpretazione, può essere vera quell'altra. Che cosa hanno commentato gli interpreti? Prima di tutto, i fenomeni celesti non sono direttamente verificabili dall'esperienza, dall'evidenza empirica, e quindi ammettono differenti interpretazioni. Questa è una spiegazione, ma forse esistono anche altre motivazioni compatibili con la specificità della teoria epicurea. La spiegazione dei fenomeni astronomici, si potrebbe pensare, non riveste alcun interesse per Epicuro, perché non ha nulla a che fare con l'eudaimonia, con la felicità. Gli astri del cielo sono lontani e non influenzano la condizione umana. Da questo punto di vista l'astronomia sarebbe una scienza inutile. La conoscenza dei fenomeni fisici serve esclusivamente alla morale, alla determinazione di criteri per ottenere il piacere e la felicità. Mentre gli atomi, il vuoto e il movimento sono direttamente implicati nell'etica, evidentemente ciò non avviene per i fenomeni del mondo celeste. I movimenti degli atomi, del vuoto, le deviazioni esistono anche all'interno del nostro organismo, mentre quello che accade agli astri è lontanissimo dal nostro organismo, quindi non influenza la morale, non spiega, non giustifica la morale. Quindi i fenomeni del mondo celeste non riguardano l'etica, ma è stata formulata anche l'ipotesi, compatibile peraltro con quello che vi ho appena detto, che la dottrina delle spiegazioni multiple consenta ad Epicuro di ridurre l'importanza del mondo celeste, di criticare la sua divinizzazione, di rifiutare l'idea che i movimenti celesti siano in connessione con un'intelligenza divina. Dare scarsa importanza al mondo celeste, quindi, significa portare avanti l'opera di distruzione delle superstizioni, che secondo Epicuro era uno dei compiti fondamentali della filosofia. Si tratterebbe quindi dell'ennesima manifestazione della polemica anticulturale di Epicuro, della divaricazione tra scienza e filosofia che stava avvenendo anche da parte di altre correnti filosofiche dell'ellenismo. La scienza fisica, pensa Epicuro, ci serve solo se ci consente di gettare luce sulla vita pratica, sulle dottrine etiche. Da questo punto di vista la fisica celeste risulta completamente inutile. Cosa dire in conclusione di questa video lezione sulla teoria della conoscenza nell'epicureismo? Molte critiche sono state rivolte nell'antichità o in epoche più vicine alla teoria che le esperienze siano sempre vere. Com'è conciliabile quest'idea con i principi generalissimi della fisica di Epicuro che non hanno riscontro sensibile, relativi ad esempio all'esistenza degli atomi e del vuoto? Abbiamo visto che gli epicurei rispondono sostenendo che sia possibile passare dal visibile, da ciò di cui si ha esperienza, all'invisibile, al nascosto, a ciò che non è percepibile con i sensi. Alcuni hanno addirittura sostenuto che sia del tutto falso che l'epicureismo vada avanti attraverso l'esperienza e che in realtà, che ne dica Epicuro o i suoi seguaci, la filosofia di Epicuro si basi su dei principi a priori tratti dalla ragione. Bisogna ricordare qual è l'esigenza che muove Epicuro e gli epicurei. Essi vogliono una fisica e una gnoseologia che respingano il trascendente, senza tuttavia cadere in forme di scetticismo. Per ottenere questo risultato Epicuro non può distinguere l'esperienza dalla ragione. Epicuro cerca di costruire un mondo unitario, una concezione monista. L'unitarietà è data dal fatto che esiste solo materia, le regole sono puramente meccaniche, non esiste finalismo. Se non c'è più distinzione tra mondo sensibile e mondo intelligibile, tra materia e forma, cioè se viene rifiutato il dualismo platonico, per necessità in campo gnoseologico viene meno ogni gerarchia, viene meno la distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva. Il mondo di Epicuro è unitario, e unitaria è anche la conoscenza di esso. Alla svalutazione della conoscenza sensibile operata da Platone e in minor misura da Aristotele, Epicuro contrappone la valorizzazione del sapere immediato. Su questi principi, come vedremo nella prossima video lezione, Epicuro fondò un'etica basata sulle affezioni sensibili, sul pathos, ovvero sul piacere e sul dolore.
e solo sulla base dell'esperienza del piacere e del dolore si potrà stabilire il criterio del bene. Abbiamo terminato, io spero che non vi spaventiate della lunghezza di queste lezioni, io cerco di essere sempre preciso e dettagliato. Continuiamo con Epicuro la prossima volta, dunque spero che continuate a seguirmi. Per il momento vi ringrazio tutti, arrivederci.